Benvenute e benvenuti in questo webinar. Io sono Damiano Fina, ricercatore all'Università di Padova, collaboro con la professoressa Ines Testoni, direttrice del Master in Death Studies e del Master in Creative Arts Therapies dell'Università di Padova e professore ordinario di psicologia sociale. Questo webinar è dedicato alle insegnanti e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. L'obiettivo è quello di condividere assieme degli strumenti per parlare di morte a scuola e gestire il lutto. La domanda che ci poniamo in questo webinar è: come gestire il lutto a scuola? Questo progetto rientra all'interno di un progetto europeo che ha coinvolto diversi ricercatori e ricercatrici da tutta Europa dedicato alle Compassionate Schools, che oggi impareremo a conoscere insieme. Si tratta quindi di un progetto di Death Education il cui obiettivo è quello di promuovere l'organizzazione di percorsi di educazione alla gestione del lutto e alla significazione della morte nel morire nelle scuole. Come? Attraverso due strumenti. Il primo è un incontro di condivisione della carta del lutto per bambini e adulti, che corrisponde anche a questo webinar, e l'organizzazione di laboratori connessi con le arti terapie proprio per la significazione della morte e del morire attraverso delle attività che siano accessibili e coinvolgenti. Gli obiettivi della ricerca universitaria di questo progetto sono innanzitutto promuovere la gestione consapevole del lutto nelle scuole a tutti i livelli, quindi coinvolgendo gli studenti, gli insegnanti, il personale scolastico in generale e anche i genitori. Vogliamo stimolare la significazione della morte e del morire attraverso anche l'utilizzo di attività artistiche che sono molto utili per connettere la dimensione intellettuale con quella del corpo. L'altro obiettivo del progetto è quello di raccogliere anche spunti di riflessione e di miglioramento per tutte le attività di ricerca universitaria connesse con il tema della Death Education. Dato il mio interesse per la filosofia, comincio questo webinar con una citazione del filosofo Emanuele Severino che ci dice che il dolore umano dipende da ciò che il sofferente è convinto di essere. Quello che egli pensa di essere determina il volto della sua sofferenza. Proprio per questo è importante attivare dei percorsi che si preoccupino di significare la morte, il morire e il dolore in generale, proprio perché il volto del dolore dipende dal modo in cui noi lo pensiamo. Che cos'è quindi la morte? Partiamo dalla domanda delle domande. Questa è una domanda molto importante, non solo perché l'umanità se la pone da sempre, ma anche perché non abbiamo ancora una risposta, e questo è uno degli aspetti più interessanti anche per noi che ci occupiamo di ricerca. Non sappiamo ancora oggi che cosa sia la morte, non sappiamo bene nemmeno definire che cos'è la nascita. I temi connessi all'inizio e alla fine della vita rimangono per noi un mistero e l'umanità si confronta con questo mistero sin dalle sue origini. Quindi il momento in cui un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza ci chiedono che cos'è la morte, possiamo partire proprio da questa constatazione. Nessuno di noi sa che cos'è la morte, ma tutti ovviamente siamo chiamati a rispondere. I popoli di tutto il mondo, in tutte le epoche e nelle più diverse culture, hanno creato delle risposte per rispondere a questa domanda e in particolare anche per rispondere al mistero di che cosa accade dopo la morte. Le religioni hanno offerto le loro risposte, sin dai tempi mitici, sin dai racconti per esempio che ci sono rimasti fino ad oggi dagli antichi egizi o in epoca greco-romana fino alle grandi religioni monoteiste. Ovviamente anche le filosofie e le arti hanno cercato di offrire le loro risposte e oggi in particolare è la bioetica che si interfaccia con la tecnoscienza per dibattere sui temi connessi alla nascita e alla morte. È importante parlare di morte perché? Per evitare l'angoscia. Quando noi ci troviamo di fronte a un oggetto che non conosciamo, che non sappiamo definire, ci troviamo preda all'angoscia. Nel momento in cui lo definiamo, invece, già
iniziamo a poterlo gestire. In particolare trasformiamo l'angoscia inizialmente in paura e man mano che ne prendiamo dimestichezza possiamo creare dei significati, elaborare dei significati per affrontare questo tema. La morte, come la nascita, fa parte del ciclo della vita e ci invita a riflettere sul significato profondo dell'esistenza. Ecco perché quindi per noi è importante parlare di Death Education a scuola e lo facciamo per due ragioni. Innanzitutto perché stiamo affrontando l'epoca della medicalizzazione della morte. Siamo, si dice in letteratura, già in Italia la quinta generazione che ha esternalizzato la morte dalla vita familiare, nascondendo e isolando i morenti negli ospedali. E invece oggi siamo chiamati a riconquistare competenza rispetto alla finitudine, perché nei prossimi anni saremo chiamati ad accompagnare coloro che muoiono a casa per le più diverse ragioni. Una prima ragione è il fatto che è dimostrato che i morenti preferiscono vivere l'ultimo periodo della vita nella loro abitazione, vicino ai loro cari. Un'altra motivazione di ordine economico, cioè il sistema sanitario non è in grado di reggere il costo di massicce ospedalizzazioni. E poi lo sviluppo delle biotecnologie per un verso e quello del diritto all'autodeterminazione degli individui dall'altro rendono sempre più necessaria una competenza diffusa su come vogliamo vivere e come vogliamo morire. Basta pensare alle DAT, alle disposizioni anticipate di trattamento che implicano la nostra capacità di pensare la morte e stabilire che senso vogliamo attribuirle. E c'è un rischio a cui ci esponiamo, e il rischio maggiore a cui ci esponiamo oggi vivendo in un mondo in cui facciamo fatica a parlare di morte perché non abbiamo le parole spesso e neanche le azioni da adottare nei confronti di una persona sofferente che ha ricevuto una diagnosi infausta o rispetto a una persona che sta soffrendo per un lutto e ci troviamo a non sapere come comportarci in queste situazioni. Ecco perché è fondamentale acquisire competenze diffuse rispetto a questi temi. Ed è proprio per questo che proponiamo la Death Education a scuola. Le esperienze di Death Education non sono lontane dalla nostra cultura, infatti se torniamo ai tempi greci, se torniamo ai tempi romani di Seneca e Marco Aurelio, la meditatio mortis era presente, come era presente anche nel Medioevo. Oggi invece finiamo un pochino per scandalizzarci se vogliamo parlare di morte a scuola. Ecco, l'obiettivo anche di questo gruppo di ricerca europeo delle Compassionate School è quello di aiutare le scuole a pensare non solo una gestione del lutto nelle classi, ma anche stimolare interventi di significazione sulla morte e sul morire. Cosa sono quindi le Compassionate School? Sono luoghi che riconoscono la malattia grave, il caregiving, la morte, la perdita e il lutto come aspetti tipici della vita e quindi anche della vita scolastica. Sono scuole che prestano attenzione a queste esperienze attraverso una serie di attività che andremo a vedere nello specifico nel corso di questo webinar e sono volte a cambiare gli atteggiamenti, a aumentare le conoscenze e le competenze degli studenti, del personale scolastico, in generale di tutta la comunità scolastica, in modo da sviluppare le risorse per sostenersi a vicenda nei momenti di difficoltà. Prima di iniziare a vedere quali sono le attività delle Compassionate School, è importante conoscere il lutto. Quindi ho creato uno schema che ho chiamato Fenomenologia del lutto, dove andremo a vedere gli aspetti principali che compongono il lutto. Cominciamo quindi dal capire perché avviene un lutto. Un lutto avviene in seguito a una morte naturale, a un incidente, a un omicidio, a un suicidio o a una catastrofe naturale e dobbiamo essere consapevoli che queste tipologie del perché avviene un lutto possono essere soggette anche a delle complicazioni. Le complicazioni possono essere per esempio l'impossibilità di accedere al corpo, l'impossibilità di svolgere il funerale, lo stigma sociale, le indagini in corso oppure l'esposizione mediatica. Chi coinvolge il lutto? Il lutto coinvolge contemporaneamente il singolo e il gruppo.
Il singolo può essere inteso come un partner oppure un amico o un'amicizia. Il gruppo è inteso come la famiglia, composta dal coniuge, dal genitore, dal figlio, dai figli, dai fratelli, dai nonni, dagli zii, quindi da tutto il sistema parentale. Il gruppo, inteso anche come scuola, quindi coinvolge gli studenti, gli insegnanti, il personale scolastico, oppure ovviamente il gruppo anche inteso come luogo di lavoro, quindi i colleghi, i fornitori, gli stakeholder come degli azionisti. Che cosa comporta il lutto? Il lutto comporta dolore, desiderio e difficoltà. Il dolore può esprimersi ovviamente a livello sia fisico che emotivo. Il desiderio può essere anche contrastante, quindi si può desiderare isolamento, nel ritiro nel silenzio, nel ritiro in se stessi, ma anche si può provare il desiderio di relazione con gli altri, quindi in famiglia, tra amici, con i gruppi di mutuo aiuto, con figure specialiste di aiuto, ma anche si può provare il desiderio di entrare in relazione con il defunto, nei ricordi, nei sogni, nelle abitudini, nei luoghi speciali o nelle ricorrenze. E poi si può provare desiderio anche di evasione, con le distrazioni, con l'assunzione di farmaci o con l'assunzione di droghe. Che cosa comporta o inoltre il lutto? Delle difficoltà. Delle difficoltà di tipo esistenziale, quindi rispetto al prima e al dopo, generando delle domande di senso o dovendo ricostruire una narrazione per la nostra esistenza, e delle difficoltà quotidiane, pratiche, come la difficoltà nella cura di sé, nelle cure dei familiari, nelle cure della casa o degli affari. E come si elabora il lutto? Il lutto si elabora con la prevenzione, che possono essere delle iniziative di divulgazione come questo webinar, oppure dei death café, dei libri o dei podcast dedicati o anche delle mostre artistiche, delle iniziative artistiche e delle attività di death education. Death education che possono essere rivolte alle scuole, come in questo caso alle aziende, agli adulti o anche alle equip sanitarie. E poi come si elabora il lutto? Tipicamente con le cosiddette fasi del lutto. In letteratura ce ne sono tanti di modelli di fasi del lutto, ma i principali sono quelle di Elisabeth Kubler-Ross e di Bowlby, che ci propongono delle fasi del lutto che attraversano la negazione, la rabbia, il patteggiamento, la disperazione o l'accettazione, e che è importante riconoscere come fasi non che vengono esperite con un ordine particolare, ma in realtà possono ripresentarsi nel corso del tempo e essere affrontate anche in ordine sparso. E poi ci sono dei dispositivi di aiuto per elaborare il lutto che possono essere offline e online. Online ci sono le helpline, le live chat, i forum che possono essere molto molto utili, soprattutto anche per quei casi in cui lo stigma sociale, penso per esempio al suicidio, può comportare un senso di isolamento e di difficoltà a parlarne. E poi ci sono i dispositivi di aiuto offline come la rete sociale, i gruppi di mutuo aiuto, le creative arts therapies e la consulenza professionale che può essere erogata da counselor, da psicologi o psicoterapeuti che si sono specializzati in lutto. Ecco, questo è un schema riassuntivo di quello che abbiamo visto rispetto alla fenomenologia del lutto, dove abbiamo potuto vedere perché avviene, chi coinvolge, cosa comporta e come si elabora. E poi arriviamo al nostro tema, quello delle compassionate school. Perché abbiamo bisogno di compassionate school? Vediamo assieme un po' di dati. All'età di 10 anni, oltre la metà dei bambini e delle bambine ha subito un lutto. Circa un adolescente su 5 è caregiver e si prende cura di un familiare malato. Queste esperienze possono avere un impatto sul benessere generale di ogni studente, compresa la capacità di frequentare e seguire le lezioni. La morte e la perdita sono argomenti che spesso faticano a trovare spazio nelle nostre interazioni quotidiane. L'assenza di informazioni sulla malattia grave e sulla morte impedisce di prepararsi a queste situazioni. Prestare attenzione a questi argomenti invece aumenta la resilienza quando la morte e il lutto si incontrano anche più tardi nella vita, e questo è l'importante appunto di affrontare questo tema già a scuola. La scuola quindi ha un ruolo fondamentale nell'educare e preparare ogni studente alla vita.
Questa educazione dovrebbe includere il riconoscimento che la morte e il lutto fanno parte della nostra esperienza. Ma quindi da dove cominciare? Innanzitutto cominciamo a pensare a tutte quelle che sono le attività rivolte al benessere degli studenti e del personale scolastico, quindi alle politiche, alle procedure scolastiche, se ci sono già degli spazi fisici che sono dedicati alla contemplazione oppure alla memoria, all'ambiente culturale, soprattutto se è multiculturale, alla formazione e a tutta la comunità scolastica in generale. Quindi le attività di Death Education vanno ad ampliare la gamma di attività disponibili, cercando di integrarsi con le attività rivolte al benessere che sono già presenti a scuola. L'invito è quello di agire con premura, sapendo, come abbiamo visto con la fenomenologia del lutto, che ciascuna persona ha una storia di lutto diversa e potrebbe non sentirsi in grado di partecipare alle attività in specifici momenti. In questo caso è importante rispettarla. È importante sapere che il lutto colpisce ciascuno in modo diverso. Sebbene è importante sapere che si riesce a gestire il lutto senza l'aiuto di specialisti, bisogna prestare attenzione nei momenti in cui ci sono reazioni prolungate. Quindi se ci sono delle reazioni che ritornano ogni giorno e si perpetuano nel tempo, allora a quel punto ha senso chiedere aiuto ai servizi di supporto. Teniamo presente che la letteratura è abbastanza concorde nel ritenere che un lutto si elabora tipicamente entro 1 anno e mezzo, 2 anni, ma ovviamente ogni caso è specifico. E è importante tuttavia parlare con le persone toccate dalla morte, riconoscere l'accaduto e lasciare alle persone lo spazio per esprimere come desiderano organizzare la commemorazione all'interno della scuola, offrendo, perché no, anche degli spunti, in modo da riflettere però sempre il loro background individuale e socioculturale. È importante anche e soprattutto quando comunichiamo il tema della morte ai bambini e alle bambine di essere coerenti nel comunicare che la morte è definitiva e che il defunto non può tornare, altrimenti si potrebbe adottare una percezione della morte che non è conforme a quella della realtà. Rimanere in contatto è ovviamente molto importante. Se qualcuno è assente per malattia, per caregiving o lutto, possiamo telefonare per offrire sostegno e anche per informarci se vogliono che vengano informati gli studenti e il personale scolastico. È importante organizzare un incontro per il rientro a scuola in modo da poter discutere sulle difficoltà che si potrebbero incontrare e sulle soluzioni che possono essere adottate. Tra poco parleremo delle attività, tra queste c'è appunto il piano di SOS, che è molto utile coinvolgendo un team per fornire a ciascuno le indicazioni su come reagire in modo appropriato. Prestiamo sempre attenzione ai giorni speciali, quando ci avviciniamo per esempio al periodo natalizio è molto comune riscontrare dei momenti di mancanza appunto rispetto alle perdite che abbiamo, quindi le feste religiose, i compleanni, le feste dedicate ai genitori e alle lauree sono tutte occasioni che possono provocare un forte senso di perdita. Cosa fare dunque? Ecco una guida per cominciare. Innanzitutto parliamo e coinvolgiamo la dirigenza scolastica rispetto ai temi della Death Education, magari facendo vedere parti di questo webinar, e creiamo un gruppo di lavoro per progettare delle attività da integrare a scuola. È bene quando cominciamo a lavorare basarci su quello che è già accaduto, quindi andiamo a identificare le precedenti esperienze di lutto che sono avvenute a scuola, troviamo delle occasioni per raccogliere le opinioni e andiamo a vedere che cosa è riuscito bene e che cosa invece può essere migliorato. Scopriamo che cosa sta accadendo a scuola in questo momento, cerchiamo dei partner che ci possono aiutare. Questi possono essere dei partner come degli esperti, specialisti di lutto, di temi connessi alla morte, quindi dei tanatologi, oppure possono anche essere degli artisti o degli arteterapeuti che lavorano promuovendo delle esperienze di Death Education.
E poi colleghiamo tutte queste opportunità con il programma di studi esistenti. L'invito è quello di cominciare con delle attività semplici per poi fare i report e a brevissimo facciamo proprio degli esempi. Quali sono le regole del gioco? Non ci sono regole. La cosa importante è focalizzarci sulle attività che abbiamo condotto e chiederci se cambiano gli atteggiamenti, aumentano la consapevolezza, incrementano le nostre conoscenze, contribuiscono a costruire nuove abilità o a migliorare le esperienze all'interno della scuola. Le attività possono essere organizzate in qualsiasi momento e non dovrebbero essere promosse solo quando si verifica un lutto oppure negli specifici giorni dedicati ai morti. Le attività possono essere rivolte a tutti, quindi agli studenti, al personale e alla comunità scolastica in generale. Come dicevamo, è bene cominciare con attività semplici, farci aiutare identificando eventualmente dei partner e collegando le attività con il programma scolastico. Andiamo a vedere quindi delle attività suggerite. Abbiamo collezionato una serie di attività, si può partire per esempio sfruttando i libri, connettendoci con la biblioteca o sfruttando i libri che sono già presenti a scuola, per esempio leggendo una storia. Oppure possiamo invitare un esperto che faccia una conferenza che condivida informazioni sulle malattie gravi, sul caregiving, sulla morte, la perdita e il lutto. E dicevamo possiamo utilizzare anche l'arte, per esempio promuovere dei corsi di disegno o come vi indicherò tra poco, per esempio io propongo degli interventi con l'utilizzo della danza. Possiamo visitare una casa di riposo preparando delle domande che coinvolgono appunto un piccolo dibattito e uno scambio tra anziani e giovani. Le conversazioni tra persone con esperienze diverse, per esempio anche di perdita, possono condurre a degli esiti veramente interessanti. Si diceva che è possibile anche preparare un documento di SOS dove si rispondono per esempio a queste domande: cosa farai in una situazione di emergenza? Ad esempio, se uno studente muore, come lo comunicherai alla classe e ai genitori? La scuola invierà un biglietto alla famiglia, insomma, prepararsi a queste evenienze. Questo conduce anche però a creare un piano scolastico, quindi a sviluppare delle procedure che dimostrino l'impegno nel lungo termine da parte della scuola nell'affrontare questo tema e quindi nel diventare una compassionate school. C'è anche la possibilità di creare dei luoghi per la contemplazione. Ci sono delle scuole che hanno già adibito degli spazi scolastici al benessere degli studenti, per esempio se degli studenti hanno bisogno di raccoglimento, e questo può essere un luogo che può accogliere anche lo spazio per il lutto o per la commemorazione. Dicevamo che è importante anche identificare quelli che possono essere i nostri partner nel territorio e considerare in tutto quello che facciamo la morte come qualcosa che fa parte della vita. Vi faccio un esempio pratico. Ho proposto alle scuole del mio territorio, quindi del Padovano e del Vicentino, un percorso, un laboratorio con la danza Buto. Questo è un esempio di come si possono creare delle attività di significazione della morte e del morire attraverso l'utilizzo dell'arte. Brevemente, che cos'è la danza Buto? È una danza che viene dal Giappone e la prima performance è del 59 e tra gli aspetti interessanti il fatto che già ascoltando le parole dei fondatori, che sono Tatsumi Hikata e Kazuo Ono, si capisce che il legame di questa danza con la significazione della morte come parte della vita è molto molto stretto. Perché è utile per esempio fare danza Buto e proporla come Death Education? Perché è una pratica accessibile a tutti, infatti noi possiamo danzare Buto senza il giudizio di che cos'è il gesto giusto, che cos'è il gesto sbagliato, e possiamo danzare anche con l'utilizzo di una sola mano o di un solo dito. E il Butto inoltre è una pratica rituale, quindi ci riconnette non solo con le radici della danza, ma anche con le radici della medicina e delle tecniche terapeutiche. Infatti possiamo dire che l'arte terapeuta o il terapeuta originario è lo sciamano.
ed è una pratica catartica come il teatro che ci aiuta a liberarci dall'angoscia e a riscoprire un legame profondo con le nostre origini e con la nostra esistenza. Inoltre, come vi anticipavo, è una pratica di meditatio mortis. Per esempio, Kazuo Ono ci dice che noi danziamo esprimendo devozione per tutti quegli spermatozoi che non hanno raggiunto l'ovulo. Credo quindi che la danza Butto possa essere una pratica molto utile anche per sperimentare la spiritualità all'interno dei laboratori che proponiamo a scuola. La spiritualità scevra da ingerenze religiose. Sappiamo che una connessione con la spiritualità è molto importante, soprattutto quando parliamo dell'elaborazione di un lutto. Gli obiettivi quindi, per esempio, del laboratorio di danza Butto sono la promozione della significazione del tema della morte e del morire attraverso la danza, e il tema, per esempio, è stato affrontato attraverso la danza delle stagioni, promuovendo un'esperienza di danza che significhi la morte come transitus e non come finis, connesso con il senso della vita. L'altro obiettivo è quello di avvicinare, con l'utilizzo del corpo in movimento, gli studenti all'esperienza biopsico-socio-spirituale tipiche di questa danza e l'apertura di uno spazio di riflessione sul tema della perdita all'interno del percorso didattico. Come si svolge, per esempio, questo laboratorio? Con un'introduzione poetica sulla danza delle stagioni, un momento di danza con il viaggio metamorfico della durata di 45 minuti e poi la restituzione del disegno. La restituzione del disegno è molto importante perché permette di disegnare l'esperienza che si è condotta con la danza e dà la possibilità di portare a casa il disegno, suscitando nuove conversazioni con i genitori, oppure di tenere il disegno in classe suscitando conversazioni con gli insegnanti e creando uno spazio, un muro dedicato alla memoria dell'esperienza. Connesse a queste attività, quando le attività vengono seguite dall'università, ovviamente c'è la ricerca universitaria. I materiali che noi forniamo sono il consenso informato alla partecipazione alle attività e appunto per avere la conferma, la richiesta di poter registrare i laboratori e la possibilità di effettuare dei questionari scritti agli studenti. Che cosa stiamo valutando con questi questionari? Rispetto a 4 aree tematiche valutiamo la consapevolezza sull'educazione al lutto, una valutazione della carta del lutto, il ruolo delle arti nella Death Education e la valutazione dei laboratori che vengono proposti. Ora vi offrirò appunto degli spunti di approfondimento. Potete andare a vedere il sito Good Life, Death and Grief, che è il sito che si è fatto promotore proprio dell'attività sulle Compassionate School e della carta del lutto. Potete leggere questo libro a cura di Ines Testoni e Maddalena Floriani, Non ho più paura, un percorso di Death Education con i bambini che aiuta proprio a comprendere come è possibile creare delle attività di Death Education che sono state proprio raccontate nello specifico in questo libro. E poi vi consiglio l'utilizzo degli albi illustrati, che sono degli strumenti preziosi per introdurre il tema della morte e del lutto a scuola in modo delicato e assolutamente accessibile. Infine potete, se vi fa piacere, ascoltare il mio podcast dove parlo di lutto, affronto diversi temi anche filosofici e sulla morte. Ci sono alcune puntate dedicate proprio a questo progetto, per esempio Death Education Danzando. Vi ringrazio per l'attenzione, per aver seguito questo webinar e siamo a disposizione per rispondere alle vostre domande. Potete contattarci all'indirizzo damiano.fina@onipd.it oppure ines.testoni@onipd.it. Spero che questo webinar sia stato di vostro interesse, vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento.